Buonasera a tutti e benvenuti al secondo incontro di HT Presents, Dialoghi sulla scienza e la società, il ciclo di appuntamenti che la Fondazione Human Technopole ha avviato, lo dicevo già in apertura la scorsa volta, per riflettere con gli altri attori della società civile sull'attualità, sulle sfide che affronta il mondo di oggi e su come la ricerca scientifica possa aiutarci a comprenderle meglio. Lo facciamo prendendo spunto da un testo o da un saggio differente ogni volta che leggiamo insieme all'autore, anche attraverso la lente della scienza. Io mi presento nuovamente per chi non ci avesse seguito la scorsa volta, sono Marica Nobile e per la Fondazione Human Technopole sono responsabile degli affari istituzionali. E questa sera ho l'onore di moderare un dibattito a tre tra Federico Neresini, che è ordinario di Sociologia dell'Innovazione all'Università di Padova, è direttore della rivista Rassegna Italiana di Sociologia, nonché coordinatore dell'unità di ricerca PASTIS, Padova Science, Technology and Innovation Studies, ed è autore del libro di cui discuteremo questa sera, che si intitola Io e il mio DNA, abbiamo davvero un destino genetico? Buonasera, professor Neresini. Buonasera, grazie mille dell'invito, sono molto contento di essere qui e sono sicuro che passeremo un'oretta interessante. Grazie professore. Con noi ci sono Nicole Soranzo, che è professoressa di genetica umana alla Scuola di Medicina dell'Università di Cambridge, è Senior Group Leader al Wellcome Sanger Institute di Inkston, che è uno degli istituti di ricerca genetica e genomica più noti al mondo, è stata annoverata tra le ricercatrici e le scienziate più influenti d'Italia e oggi è il capo del Centro di Genomica Medica e della Popolazione di Human Technopole. Buonasera Nicole. Ed infine con noi c'è il nostro Marco Simoni, che è economista, saggista, professore aggiunto di politica economica europea alla Lewis Business School di Roma e dal 2018 è presidente della Fondazione Human Technopole. Buonasera Marco. Buonasera a tutti. La puntata di oggi, come dicevo in apertura, è dedicata a Io e il mio DNA. Abbiamo davvero un destino genetico? Che contrariamente a quanto lascerebbe pensare il titolo, non è un saggio scientifico, ma è un racconto in prima persona, molto intimo tra l'altro, pubblicato dal Mulino, e racconta appunto di un viaggio dentro al proprio genoma per indagare un tema decisamente intrigante, almeno per me che nasco come filosofa, che è quello del determinismo, dell'eredità epigenetica. Torniamo dunque nuovamente a parlare di viaggi e di mappe, come nella prima puntata di HT Presents, anche se qui stiamo parlando di un viaggio dentro di noi. Professor Neresini, lei si è sottoposto in prima persona alla mappatura del genoma in un simulation game di cui parla nel libro, e a partire dalla sua esperienza personale ha poi condotto una serie di riflessioni sul DNA. E la prospettiva di conoscere il proprio DNA non è poi così indifferente, anzi è proprio disorientante. Lei lo riconosce, lo ammette pubblicamente nel libro, dicendo che il primo pensiero davanti ai risultati degli esami è e se scoprissi qualcosa che non mi piace. E poi in un altro episodio racconta di aver chiesto ai suoi studenti, che sono rimasti piuttosto titubanti quando gli ha chiesto se avrebbero voluto sapere quel che si può desumere dalla mappatura del loro genoma. Ma il DNA contiene davvero il nostro futuro? Ok, allora io partirei da una citazione di Richard Lewontin, un famoso biologo, che definisce il DNA una molecola morta, incapace di fare alcunché. Questa definizione mi ha colpito perché invece guardandolo da un punto di vista sociale e sociologico, il DNA fa un sacco di cose, fa tantissime cose, forse molte di più di quelle che ci potrebbero venire in mente di primo acchito. E in modo particolare mi ha colpito, cioè è stata l'occasione per riflettere su il fatto che noi abbiamo un'interpretazione individualistica e deterministica del DNA, quindi è un problema di determinismo ma anche di lettura individualistica. E in modo particolare, almeno a livello di interpretazione culturale, noi facciamo fare al DNA qualcosa che lui in realtà, appunto, essendo una molecola morta, non sembrerebbe in grado di fare. Per esempio risolvere o rispondere a una domanda molto complicata e difficile, per tipo chi siamo.
Ehm, e, e- e, e la cosa che io ho trovato interessante è che mentre noi chiediamo al DNA di aiutarci a rispondere a questa domanda, eh, eh, in questo modo noi attribuiamo al DNA appunto qualcosa che non sa fare, perché cerchiamo, diciamo, di risolvere in modo semplice e veloce questioni dannatamente complicate, che riguardano chiaramente la nostra identità, ma anche come si potrebbe dire, anche la soluzione dei problemi. Adesso qui siamo in piena pandemia e abbiamo questa attesa che oscilla tra il salvifico e il problematico o l'estremamente critico nei confronti della scienza, per esempio. Il motivo per cui il DNA non può rispondere, cioè non può dirci chi siamo e né può determinare il nostro futuro è che il DNA, dal punto di vista di come l'ho analizzato io, è in realtà una entità strutturalmente collettiva. Lo è da un punto di vista prettamente fisiologico, perché per agire ha bisogno dell'ambiente cellulare, di un intero organismo, di una serie di input che gli vengono dall'ambiente. Lo è dal punto di vista della ricerca biomedica, perché l'interpretazione del DNA di un individuo si può fare solo mettendolo in relazione al DNA di molti individui, di una collettività, di una popolazione. E lo è dal punto di vista sicuramente culturale, perché noi lo interpretiamo, lo leggiamo, lo utilizziamo in vari modi. In una parte del libro, per esempio, mostro dei dati su come parliamo del DNA nei mass media, ed è, credo, interessante vedere che per più della metà delle volte che tiriamo in ballo il DNA, quando se ne parla in un quotidiano, per esempio io ho guardato i dati della Repubblica, ne facciamo un uso di tipo metaforico, cioè usiamo il DNA per dire le caratteristiche, l'identità o di una persona o di un gruppo, quindi il DNA di una squadra di calcio, di un'automobile, di una formazione politica, di un imprenditore, di un territorio, eccetera. E quindi continuiamo culturalmente, come dicevo prima, a attribuire al DNA una valenza di costruzione dell'identità, però nel far questo gli facciamo fare, gli chiediamo qualcosa che in realtà non può fare, e questo è un po' quello che cerco di argomentare nel libro. Sono partita come consuetudine con il microfono spento, ovviamente. Grazie, professor Neresini. Mi aggancio appunto a questa sua battuta sull'utilizzo del termine DNA sui media. Ormai, come giustamente lei sottolineava, siamo abituati a sentirne parlare ovunque, dal telegiornale, per questioni legate magari all'attualità più stringente, penso per esempio al tema dei vaccini mRNA, fino alle serie televisive sull'attualità di polizia, sulle attività di polizia scientifica. Ma che cos'è realmente il DNA? È un'entità collettiva, come dice Neresini? Cosa fa la genomica? Nicole, ci aiuteresti a fare un po' di chiarezza? Sì, grazie, volentieri, è veramente un piacere essere qui. Io sono una genetista, sono in particolare una genetista che studia i tratti complessi. I tratti complessi sono per definizione quei tratti umani che possono essere sia delle malattie come malattie cardiovascolari o diabete, oppure anche delle caratteristiche fisiche, l'altezza, il peso o l'obesità, che sono influenzate sia da fattori genetici di rischio, fattori genetici, e da fattori ambientali. Ed è forse questo il punto di partenza per comunicare il fatto che il DNA non è necessariamente un ente deterministico, perché poi l'informazione contenuta nel DNA agisce comunque nel contesto di appunto di fattori di rischio ambientali. Sappiamo tutti molto bene, ad esempio, che l'obesità è un fattore di rischio genetico, ma è anche poi determinata da caratteristiche, ad esempio la nutrizione o l'esercizio fisico.
Quindi quello che noi cerchiamo di fare in ricerca è proprio quello di cercare di caratterizzare con strumenti molto sofisticati, appunto di tecnologie all'avanguardia, proprio quali sono i fattori genetici di rischio, perché quando identifichiamo questi fattori genetici di rischio poi possiamo usare le informazioni anche poi per portare cercare di costruire l'altra componente, quella dell'ambiente, in particolare come l'ambiente influenza poi il fattore di predisposizione di base. Quindi per tornare alla domanda, cioè prendere un paio di punti precedenti che sono stati fatti, quello del determinismo. Il determinismo diciamo, è un elemento di base che però ha comunque delle componenti, se volete, modificabili appunto dall'ambiente. Negli ultimi 20 anni, quindi dal progetto del sequenziamento del genoma umano, abbiamo fatto, sostanzialmente quello che abbiamo fatto è un processo di caratterizzazione sempre più dettagliata di queste varianti genetiche, che chiamiamo polimorfismi, che sono sostanzialmente delle differenze nelle lettere del DNA che sono trasmesse nelle popolazioni in modo che può essere specifico della popolazione, può essere mappato molto chiaramente. E quindi noi sappiamo che ci sono una serie di queste varianti genetiche lungo il genoma che influenzano tratti diversi. Non so, ci sono centinaia di varianti che influenzano il peso e quindi il rischio di obesità, altre centinaia che per esempio cambiano il tuo profilo del colesterolo cattivo, quindi poi portano ad esempio al rischio di avere malattie cardiovascolari. E quindi abbiamo accumulato sostanzialmente un grande catalogo non solo della sequenza del DNA, ma anche di queste diverse posizioni del DNA che noi possiamo adesso associare a tratti genetici. Per fare il parallelo sulle malattie possiamo fare lo stesso anche per tracciare ad esempio l'origine di una persona, attraverso appunto confronti con altre popolazioni umane, per cui possiamo prendere l'esperienza che poi è riportata nel libro, usare le informazioni di un profilo fatto con un kit commerciale per almeno darti a grandi linee la rappresentazione dei maggiori gruppi di origine delle popolazioni umane. Uno dei punti in cui vorrei magari poi proseguire con la discussione è quello di questo contrasto tra DNA individuale, il beneficio anche individuale di fare questo tipo di test e invece il beneficio collettivo. Noi ovviamente come ricercatori, soprattutto in Nord Europa e in America si è stato fatto molto di questa ricerca, abbiamo avuto veramente un grosso... abbiamo beneficiato molto fortemente dal fatto che questi dati sono stati raccolti in centinaia di migliaia di persone in modo molto rigoroso e abbiamo accesso a questi dati poi per fare questi esperimenti di correlazione. E quindi anche se a livello di una persona individuale questi esperimenti non hanno un grosso beneficio, nel senso che io magari posso dire al professor Neresini che il suo rischio non so, parlava di trombosi o di un diabete, è magari 2-3% più alto di un'altra persona. In realtà il grosso beneficio di fare questo tipo di studi è proprio a livello della popolazione, perché a livello della popolazione possiamo veramente capire quali sono ad esempio i processi biologici che sono alterati in casi di malattia e soprattutto quali sono quei processi biologici con cui possiamo ad esempio intervenire con terapie mirate. Quindi mentre nel caso ad esempio di pazienti con malattie rare causate da una singola mutazione, l'apporto della genetica è molto diretto, cioè si riesce a ottenere una diagnosi e un trattamento. Nel caso di queste malattie complesse è un rapporto più indiretto che si media sulla conoscenza ricevuta da questi grossi studi a livello appunto di conoscenza biologica più di base.
Interessante. Marco, vengo a te. Un intero capitolo del libro del professor Neresini è dedicato alla medicina personalizzata, che appunto il professor Neresini spiega citando l'ex presidente americano Barack Obama, che appunto definiva la medicina personalizzata come il somministrare il giusto trattamento al momento giusto alla giusta persona. Da presidente di un istituto di ricerca che ambisce a diventare un centro nevralgico della ricerca nazionale sulla medicina personalizzata e predittiva, grazie anche alla presenza di Nicole e tanti altri suoi colleghi, ma soprattutto da economista politico, ti chiederei che impatti secondo te avranno questo tipo di ricerche e le innovazioni che ne deriveranno sul sistema sanitario nazionale e poi più in generale magari anche sulle politiche sanitarie del futuro. Sempre molto brevemente, perché secondo me funziona molto bene se facciamo gli interventi così brevi, quindi la domanda è troppo lunga per rispondere a tutta la domanda. Io mi volevo ricollegare nel rispondere a quello che ha detto sia il professor Neresini che Nicole Soranzo, ovvero in questa come dire, dialettica tra il fatto che il DNA è un qualcosa di estremamente individuale, no? Come l'impronta digitale, e però invece è in essenza un fatto collettivo, e lo studio è un fatto altro che non solo nazionale, internazionale e globale, uno sforzo globale, e rischia di rimanere in mezzo quello che invece è il luogo in cui si producono le decisioni sociali, che è ancora lo Stato e rimarrà lo Stato ancora a lungo. E infatti per questo naturalmente la citazione di Obama era particolarmente appropriata nel libro, e come su tante altre cose Obama qua ha mostrato una visione forse di 10-15 anni sui suoi colleghi. Questo Obama l'ha fatto su tanti campi, non soltanto il campo sanitario. Su questo però c'è un elemento che cambia, e secondo me qui veramente lo studio genetico cambia il rapporto generale che ha la società e non potenzialmente, nei fatti, che ha la società con la scienza. Perché? Perché tutti i dati che noi abbiamo economici a disposizione ci suggeriscono che tra una quindicina d'anni, quindi più o meno dopodomani, i nostri sistemi sanitari non saranno più sostenibili da un punto di vista finanziario. Semplicemente sarà impossibile, perché il grandissimo costo dei sistemi sanitari è dovuto all'ospedalizzazione. L'ospedalizzazione aumenta all'aumentare dell'età, la probabilità di finire in ospedale è più alta per le persone più anziane, e quindi con una popolazione che avrà il suo punto, diciamo, la mediana, cioè il punto di maggiore concentrazione di persone sopra i 65 anni, poter avere una sanità universalistica come quella che abbiamo in Europa con questi tipi di diagnostiche che abbiamo adesso è impossibile. Quindi la ricerca e lo sviluppo e la diffusione di nuove diagnosi, nuove diagnostiche basate su dati genetici che rendono, se volete, lo dico brutalmente, la medicina molto più efficiente, in realtà non è soltanto più efficiente, è anche più umana, è anche più etica, è anche meno distruttiva, cioè, ha meno effetti collaterali, non soltanto individuali ma anche nei confronti della società. È la condizione per preservare i nostri sistemi sanitari come li abbiamo adesso, ovvero universalistici. Ora, il sistema sanitario, noi tutti abbiamo questo istinto che quando entriamo in contatto con il nostro sistema sanitario ne siamo contenti, la troviamo una cosa bella, una cosa positiva, ne siamo fieri, un valore europeo, tutte cose vere. Ma il sistema sanitario nazionale ancora di più è uno dei pilastri del nostro modo di vivere. Cioè senza sistema sanitario universale la società europea non c'è più. Esiste un altro tipo di società, un altro tipo di democrazia, un altro tipo di interazioni sociali, un altro modo con cui gli individui pensano al proprio futuro. Cioè ognuno di noi oggi pensa al proprio futuro sapendo che esiste una sanità universalistica che si occuperà per esempio dei propri genitori in caso di necessità. Poi speriamo che la necessità non arrivi mai naturalmente, però non soltanto le decisioni collettive ma le decisioni individuali dipendono i nostri programmi dal fatto di avere una sanità fatta così. Allora, pertanto, senza passi avanti, che significa sia scoperte sia industrializzazione delle ricerche basate sul DNA, la nostra società è in una davanti a un grandissimo pericolo di perdita dei propri pilastri.
che coincide, se volete, questa concezione della scienza con quello che è successo durante la pandemia. Ci siamo resi conto che la scienza è un anticorpo, ovvero la scienza prima del DNA era soltanto uno strumento per migliorarsi e progredire. Oggi, certo che continua a essere uno strumento per migliorarsi e progredire, ma prima ancora è uno strumento per proteggerci, per proteggere la nostra società, per renderla più resistente, più resiliente. E questo è un cambiamento di paradigma, perché non è soltanto andare sulla Luna perché non ci siamo mai stati, è andare sulla Luna, anzi è scoprire come prevenire intere categorie di malattie, rendere molto meno probabile che uno effettivamente ci si ammali se ha una predisposizione, e questo serve a proteggere la nostra società, che altrimenti, se dovesse venir meno la sanità universale, sarebbe veramente una società diversa, io penso più brutta, più ineguale, più conflittuale, con molta più sofferenza. Viene da chiedere a questo punto alla viva voce di chi fa ricerca, che ruolo hanno gli scienziati nel raccontare questo processo. Volevo chiedere appunto a Nicola una battuta su questo, anche magari riagganciandosi ad alcuni aspetti evidenziati nel libro, su come gli sforzi della genetica avranno un impatto sulla società e sull'individuo, ma spesso appunto c'è questo gap tra la nostra comprensione. Che cosa possono fare i ricercatori e gli scienziati per permettere una migliore comprensione di questi progressi scientifici e l'impatto corretto che avranno sulla vita delle persone? Sì, questi sono punti, anche i punti fatti da Marco sono estremamente importanti e veramente vale la pena di rifletterci sopra. Cioè, tanto per fare un esempio, possiamo per esempio decidere di fare screening per, non so, tumore del seno in modo più informato anche del rischio di base della genetica, e questo permette ad esempio di portare donne che sono a rischio molto basso, con insomma, categorie che abbiamo determinato in base a dati scientifici, a non fare screening magari invasivi senza necessità. E questo è sicuramente un beneficio sia dal punto di vista del sistema sanitario, con riduzione di costi di personale, che poi veramente c'è la possibilità di diminuire il rischio per le persone coinvolte, e anche poi massimizzare l'opportunità per invece le persone che sono veramente a rischio elevato di poter accedere a uno screening in maniera tempestiva. E queste sono sicuramente alcune delle promesse che si stanno in un certo modo realizzando già con i dati che abbiamo raccolto in questo momento. Quindi abbiamo, in base a appunto queste centinaia di varianti per ciascuna malattia che abbiamo raccolto, possiamo cominciare a fare questo tipo di modelli matematici per capire chi ha più rischio e chi deve essere studiato più in dettaglio o prima magari nel tempo. Dal punto di vista poi dell'altro punto che facevi tu, che è estremamente importante, questo della comunicazione. Questo è veramente, infatti, è stata una delle sfide più grosse, nel senso che al momento della pubblicazione della prima mappa del genoma umano da Francis Collin e colleghi, c'è stato questo che noi chiamiamo questo ciclo di hype, e poi si torna giù, no? In cui si pensava che nel giro di 10 anni tutte le malattie sarebbero state risolte. E ovviamente il progresso scientifico è molto più difficile. Abbiamo fatto veramente passi da giganti e spesso è difficile anche comunicare quanto abbiamo imparato negli ultimi 15-20 anni. Però quello che non si è ancora realizzato appieno è proprio questo sviluppo appunto di terapie, queste applicazioni cliniche. E quindi questo è dovuto al fatto semplicemente che stiamo veramente accumulando massa critica di informazioni, ma bisogna anche imparare a questi dati, non bisogna solo accumularli, bisogna imparare anche a usarli, quali sono gli usi appropriati e meno appropriati. Quindi la sfida, diciamo, per noi è quella proprio di riuscire a comunicare in modo appropriato sia la potenzialità, ma anche poi le limitazioni, o anche poi sostanzialmente moderare le aspettative, quello che i dati possono e non possono dare, o potranno dare in futuro, ma magari non possono ancora dare adesso. Quindi, e soprattutto in questo senso abbiamo visto che è estremamente importante, ad esempio, creare partecipazione attiva e diretta con, ad esempio, rappresentanti o pazienti o volontari che partecipano a studi, proprio per capire come le nostre attività scientifiche sono recepite da loro, e poi anche comunicare a loro e attraverso loro anche per il resto della comunità
quali sono poi le vere potenzialità e opportunità e risultati di questa ricerca. E quindi insomma, e poi creare appunto questo senso appunto di beneficio societale, non solo individuale, appunto capire che come società noi beneficiamo ad esempio di un servizio sanitario nazionale, e ovviamente questo ci permette anche potenzialmente di partecipare in modo altruistico poi anche a progetti di ricerca scientifica. Quindi diciamo la comunicazione sia del rischio e anche in modo sereno, senza grandi enfatizzare troppo, ma anche realistico, e anche comunicare un po' il senso dell'eccitamento del tipo di conoscenza che stiamo accumulando, molto importante. E si è visto per esempio che nel caso della nostra pandemia come avere un'infrastruttura di genomica, ad esempio in Inghilterra che sta sequenziando centinaia di migliaia di genomi del virus, proprio all'istituto dove lavoro io, come avere un'infrastruttura genomica pronta permette poi di affrontare anche crisi e emergenze in modo con più informazioni, cioè non si può combattere una malattia se non la si vede, no? Quindi questa idea che vogliamo conoscere il nemico è importantissima appunto per creare resilienza e resistenza nella popolazione. Allo stesso tempo poi anche poter comunicare in modo sereno anche quello che sappiamo e non sappiamo sul nostro nemico, in questo caso ad esempio il dibattito sulle varianti, cosa sono le varianti del Covid, quali sono più infettive, meno infettive, più mortali, meno mortali. Quindi cercare di continuare diciamo, a aggiornare le nostre conoscenze scientifiche, a comunicare appunto senza aver paura in qualche modo di deludere il pubblico, quali sono veramente i risultati e quali sono invece le cose che non sappiamo ancora. Interessantissimo questo punto, perché la sensazione appunto è che genericamente la società si aspetti delle risposte certe dalla scienza, ma la scienza non sa tutto, non ha tutte le risposte. Neresini nel libro parla di un paradosso dell'autorità scientifica. Da un lato c'è una politica che si affida sempre di più alla scienza per chiedere delle risposte, lo anticipava prima Marco nel suo intervento, dall'altra però abbiamo anche una società con delle pericolosissime derive antiscientifiche che si contrappongono. Tu prima Nicole dicevi c'è un hype, no? Quando c'è una scoperta scientifica c'è una sorta di euforia verso la scienza e appunto ci si aspetta che le risposte arrivino in modo puntuale. In questa dicotomia tra politica che utilizza la scienza per giustificare appunto delle policy su temi di diverso tipo, è successo già per il nucleare, per le tematiche ambientali, ma per la pandemia è stato ancora più evidente. C'è una sorta di dicotomia tra chi è a favore della tecnocrazia e chi invece ha queste derive antiscientifiche che appunto non vorrebbero l'utilizzo degli esperti ai fini della politica. Marco, posso chiederti come si esce da questa dicotomia? Naturalmente queste due cose sono tra loro molto legate. Noi da circa 30 anni in maniera crescente abbiamo interpretato le scelte nell'agone pubblico come scelte in realtà tra competenti e persone che invece o sono in malafede o sono semplicemente ignoranti. Nell'idea che per ogni problema sociale che abbiamo, che può essere un problema piccolo, il traffico, o un problema più grande, il riscaldamento climatico, esista sempre una soluzione che funziona. E questa, diciamo, come dire, è quella che tu stavi dicendo, la stavi chiamando deriva tecnocratica, no? A un certo punto di colpo è apparsa nell'opinione pubblica invece l'esistenza di grandissime frange di scettici nei confronti non soltanto della scienza, ma nei confronti di ogni forma di istituzione, di autorità in qualche maniera che venga percepita come costituita e come detentrice di un monopolio della conoscenza in quel determinato settore. Io mi ricordo in particolare mi affascinavano moltissimo, adesso sono diminuite, le polemiche contro il commercio internazionale. Ora, il commercio internazionale è una delle cose più noiose dell'universo. Cioè, io da economista, la teoria è interessante, ma il dettaglio del commercio internazionale è una cosa da strapparsi la pelle dalla noia, perché sono micro regole di centinaia di regole di tutti i tipi, e c'erano le polemiche che dicevano che
volevano imporre il commercio tra gli Stati Uniti e l'Europa, e noi avremmo mangiato un corn, il mais più croccante, perché negli Stati Uniti, per renderlo più croccante, lo cospargono di una polvere di vetro, e quindi saremmo costretti a mangiare vetro. Ma questa è una cosa che stava come dire, nei siti internet di partiti che poi prendevano i voti delle elezioni. Eppure le due cose sono legate perché la deriva di chiedere alla scienza la risposta univoca rende inevitabilmente insoddisfatti, perché non esiste una soluzione buona per tutti, e soprattutto una soluzione buona per tutti sempre, perché la scelta che viene fatta dalla politica viene fatta sempre in un determinato momento, e quindi viene fatta sulla base delle informazioni che si hanno in quel momento lì, delle scoperte che sono state fatte in quel momento lì, e quindi è probabile, anzi è naturale, che dopo, in un secondo momento, questa possa risultare non solo sbagliata, ma addirittura controproducente. Inoltre, qualsiasi tipo di scelta, e lo capiamo molto bene in questi giorni in cui si discute così tanto di riaperture, di lockdown, di quanto costa il lockdown, è chiaro che in ogni tipo di scelta esiste un trade-off. Si prende una cosa e se ne ammazza un'altra, e viceversa, ed è un problema di bilanciamenti che non può essere fatto dalla scienza. Su questo, diciamo, per uscire da questo dilemma, l'unica soluzione è quella di ognuno assumersi i propri limiti, sia gli scienziati nel comunicare. Su questo io credo che sia necessaria un corso di comunicazione, almeno in ogni laurea di hard science, fin da ora in poi, perché diciamo c'è un problema anche di come vengono dette le cose, e dall'altro anche comunicare una cosa che a me sembra però così importante, cioè che il linguaggio della scienza è un linguaggio nato per far parlare tra di loro persone sulla base della loro ignoranza, cioè ognuno di loro sa di non sapere, quindi di trovare un modo per comunicarsi reciprocamente, per cercare di insieme imparare qualcosa di più. Di conseguenza la cosa meno propagandistica che esiste, la propaganda politica è il contrario, è quella di affermare che uno ha ragione anche se sa di non averla fino in fondo, perché deve convincere il pubblico, no? Ecco, se ognuno facesse meglio il proprio mestiere, si limitasse a fare il suo di mestiere prendendosi le sue responsabilità, è anche qui il punto di sottolineare quali sono le responsabilità di ognuno, non si esce dalla dicotomia, ma magari si fa un passo avanti. Grazie Marco, chiarissimo. Professor Lenzini, mi piacerebbe però un suo commento sulla generale crisi di fiducia che stiamo sperimentando in Italia nei confronti della scienza. Durante la pandemia in tanti hanno affrontato anche le disposizioni che ci venivano date dai policy makers come diciamo con distacco e in qualche modo non fidandosi di quello che gli esperti ci dicevano. Sì, ci arrivo tra un attimo, parto perché volevo ribadire ulteriormente una cosa che sia la professoressa Sorazzo che Marco hanno detto prima, cioè questa necessità di, la professoressa Sorazzo ha detto una bella espressione, moderare le aspettative. Diciamo che me lo sono segnato, il prossimo libro che scrivo lo intitolo così, forse. Perché questo è molto importante, perché non possiamo tralasciare il fatto che viviamo in un contesto sociale che ha veramente perso la dimensione della comunità e della collettività, e diciamo sta incarnando quello che il buon vecchio Émile Durkheim definiva il culto dell'individuo, cioè noi siamo innamorati di noi stessi, ma nel vero senso, nel senso proprio di me. E questo è chiaramente un problema quando poi si tratta di prendere delle decisioni che, come spiegava bene il professor Simoni prima, essendo collettive non è che possono far contenti tutti o risolvere i problemi di tutti o di tutti allo stesso modo. Quindi io sono persuaso che la genetica e la genomica potrà dare un grande contributo allo sviluppo della medicina. Mi piace più medicina predittiva o di precisione che personalizzata, per il motivo che dicevo adesso. Però c'è un rischio vedo un rischio molto forte, cioè che se chi vuole sostenere questa visione
si dimentica che generalmente si rivolge a un pubblico di persone innamorate, ognuno di se stesso, corriamo il rischio di svuotare il valore e il contributo che può dare anche la ricerca genomica, per esempio per il Servizio Sanitario Nazionale. Sono pienamente consapevole e d'accordo sulla centralità del Servizio Sanitario Nazionale, che purtroppo tutti noi tendiamo un po' a dimenticare, no? Perché ce l'abbiamo insomma, sotto mano e lo diamo per scontato, ma non è scontato per niente. Ma e quindi meno male che c'è e speriamo di riuscire a conservarlo per sempre. Però non possiamo dimenticare che, per esempio, se la genomica si muove nell'ottica, no, della concentrare gli sforzi su chi ne ha bisogno, ragionare in termini di prevenzione, eccetera, noi dall'altra parte abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale, almeno nel caso dell'Italia, ma non solo nel caso dell'Italia, tendenzialmente costruito attorno a una struttura che si chiama ospedale. E la vicenda della pandemia, per esempio, ha insegnato che là dove, io si capisce dal mio accento, sono veneto, non voglio, diciamo, accampare nessun tipo di merito, perché questa è pura casualità, il fatto che io fossi qui e che nel Veneto tutto sommato ci fosse ancora una medicina di base e una medicina di territorio ancora abbastanza funzionante, e ha, diciamo, agito come un fattore molto importante nel contrasto della pandemia. Quindi quello che voglio dire è che sicuramente possiamo aspettarci molto dalla genomica, che si fa bene a spingere in quella direzione lì, ma ci stiamo anche contemporaneamente esponendo al rischio di vanificare queste attese se non teniamo conto del fatto che facilmente possono essere interpretate dalle persone come ok, questa cosa serve a me, e se non teniamo conto del fatto che abbiamo un sistema sanitario nazionale costruito con una logica abbastanza diversa o non molto attenta a questa dimensione di previsione e prevenzione, eccetera. Quindi qualche volta gli scienziati stessi soffrono un po' sull'hype di cui si parlava prima, perché come sappiamo, cioè spesso ci dimentichiamo, ma per fare la ricerca ci vogliono i soldi, detto brutalmente, ci vuole tempo, ci vogliono competenze, ma ci vogliono anche le risorse. E quindi, diciamo, per convincere il decisore politico e l'opinione pubblica a sostenere no, sforzi di cui magari non si vede immediatamente l'utilità, bisogna anche un po' prospettare dei futuri in cui potremo, no. Però questo è un gioco molto pericoloso. Io sono abbastanza convinto che una parte consistente dell'antiscienza sia, diciamo, l'evoluzione di uno scientismo, cioè di un'eccessiva fiducia nella capacità della scienza, cosa che in parte avete detto anche negli interventi precedenti. E così arrivo al tema della fiducia, per dire che nella difficoltà di lavorare in questo contesto, oltre, cioè, prima ancora forse che la fiducia nella scienza, che sì, per carità, è forse in parte un po' messa in discussione, c'è qualche frangia della popolazione che ha un atteggiamento più scettico, più dubbioso, meno fideistico, se volete, nei confronti della scienza. Ma guardate, onestamente parliamo di minoranze, cioè adesso non enfatizziamo, esageriamo, diciamo, il peso di queste. Il fronte dove io vedo più la parte consistente del problema è che la fiducia che si è veramente erosa, soprattutto parlo dell'Italia, non è tanto nei confronti della scienza, quanto piuttosto nei confronti delle istituzioni pubbliche. E qualche volta si crea un cortocircuito di fiducia nei confronti della scienza, perché la scienza viene vista e letta come emanazione dell'istituzione pubblica.
E questo chiaramente è un problema che non possono risolvere gli scienziati e neanche i sociologi, onestamente, anzi i sociologi risolvono quasi niente. Però no? no, è un problema, Dell'appartenere a... come sappiamo benissimo anche dall'esperienza personale, credo, per costruire la fiducia ci vuole un sacco di tempo. Per eroderla e buttarla via ci vuole un attimo. E quindi c'è un lavoro di ricostruzione di fiducia nei confronti dell'istituzione pubblica, di cui anche la scienza fa parte, molto molto complicato e su cui bisognerebbe lavorare molto, insomma. E quindi vuol dire sì, agire su tutta una serie di questioni. Adesso in questi giorni si discute, no, io mi occupo di innovazione, si parla sempre di semplificare la burocrazia, di avere un rapporto più... No, anche quelli sono tutti fronti in cui la fiducia del cittadino nei confronti dell'istituzione pubblica viene sempre più, diciamo, erosa, smangiucchiata, con effetti purtroppo molto problematici, per cui quando in televisione, insomma, è possibile che siamo un paese, con tutto il rispetto che io posso avere nei confronti delle persone, spero di non essere frainteso, il responsabile della campagna di vaccinazioni è un generale. Cioè, questo ovviamente va benissimo, va benissimo così, però questo è il fallimento della politica, dell'istituzione pubblica. Cioè, non credo che, no? Oppure che noi dobbiamo prendere decisioni politiche affidandoci alla magistratura. Cioè, sono buttate lì, capisco che sono questioni che... Però... il prossimo libro proprio su questo, sulla composizione prima devo scrivere, ho promesso, scrivo moderare le aspettative. Ok, allora, il secondo libro però lo aspettiamo su questo. Però ecco, insomma, non so se sono stato chiaro, ma era questo, volevo portare, insomma, allargare il campo. Io però, siccome sono molto curiosa, c'era un altro tema piuttosto interessante che emerge nel libro a più riprese e anche nella conversazione, è stato citato non da ultimo da Nicole nel suo ultimo intervento, ed è quello del diluvio di dati, come lei, professore, lo ha definito, tra l'altro in un suo saggio precedente nel 2015. Se lei ci dà una battuta telegrafica su che cosa intende per diluvio di dati, poi chiederei insomma, un riscontro anche agli altri sul tema. Ok, allora rapidissimamente, l'espressione non è mia comunque, ma serve per richiamare almeno due fenomeni molto importanti. Uno che è stato evocato anche prima, cioè l'enorme quantità di tracce digitali che noi lasciamo girando sul web, nei social, no? E il web stesso, no? Diciamo, ha aperto una fasulla disponibilità di informazione a tutti e in qualsiasi momento da qualunque luogo. Quindi c'è una questione lì. Nel caso specifico della ricerca scientifica e nel caso ancora più specifico della biologia molecolare, della genomica, eccetera, quello che si è osservato è che nel giro di pochi anni i laboratori si sono progressivamente popolati di strani personaggi che si chiamano NGS e macchine di questo tipo, che producono una quantità di dati diciamo inimmaginabile fino a non molto tempo fa. Prima è stato citato lo Human Genome Project, ci ha messo 10 anni per costruire la mappa del genoma, 3 miliardi di dollari. Adesso, diciamo, la stessa quantità di informazioni si può produrre in, diciamo, ragioniamo in termini di qualche settimana, se non qualche giorno. Quello che si vede nei laboratori, si vede, ma è una cosa che ha attratto la mia attenzione, su cui ho lavorato anche in questi anni, è che questo sta cambiando il modo di pensare alla ricerca scientifica, di progettarla, in parte perché, se volete, il costo unitario dell'errore o del singolo dato si è enormemente abbassato. Quindi se io
vorrei spiegarvi con un esempio. Io mi sono dottorato nel 91. Ho fatto una tesi in cui dovevo elaborare i dati di 2000 questionari e avevo una macchina, un computer che programmavo direttamente io, cioè con cui interloquivo in Fortran, e gli davo l'input alle 10 di sera e aspettavo la mattina dopo i risultati dell'elaborazione. Perché adesso voglio sapere invece da Nicole come funziona la ricerca scientifica invece con questo diluvio di dati e con una quantità di dati completamente differente, giusto? Quello che voglio dire è che si è accorciato nel giro di non molti anni, adesso ottengo lo stesso risultato premendo un tasto immediatamente. Nicole, agganciandoti magari appunto a quest'ultima battuta del premere un tasto e l'ottenere il risultato, come è cambiato il modo di fare ricerca e di ottenere i risultati con questo diluvio di dati a cui avete accesso? Sì, volentieri. Posso, se mi permetti, voglio anche fare poi un commento ulteriore alla discussione sulla credibilità della scienza, ma lo farò partendo dai dati, così non sembra... Allora, sostanzialmente sì, io sono una delle persone che sta generando decine di migliaia di sequenze di genomi, quindi sono colpevole quanto altri. E chiaramente la nostra responsabilità come scienziati a tutti i livelli è quello di sintetizzare la conoscenza che noi abbiamo da questi dati e renderla applicabile in modo molto pratico, cioè quindi questo concetto di comunicare poi l'utilità dei risultati che abbiamo si applica soprattutto nell'interpretazione dei dati genomici e dei risultati. Quindi anche noi ovviamente stiamo in un certo senso annegando nei dati e stiamo imparando come usare i dati nella maniera più efficace. E secondo me il punto in cui magari potremo fare meglio come scienziati è proprio quello di comunicare in modo molto pratico a un dottore, per esempio a un genetista clinico, quali sono, se volete, le applicazioni che hanno veramente un'utilità medica e quali sono invece dei risultati, se volete, più esplorativi o di conoscenza di base. Ad esempio, se noi pensiamo solo al tipo di sequenziamento che si fa per dare delle diagnosi a pazienti con malattie rare, molto spesso abbiamo delle varianti che sappiamo che sono varianti che causano la malattia, però poi ci sono questo mare di varianti genetiche, quindi queste basi del DNA che cambiano, che non sappiamo interpretare, si chiamano varianti di significato sconosciuto. E quindi riuscire a comunicare, anche molti genetisti clinici fanno fatica a capire poi come usare questi dati genetici. E lì qui bisogna partire esattamente da questo, proprio da esempi molto pratici, cioè applicazioni molto pratiche che danno proprio un'idea di questo tipo di informazione è veramente predittiva e l'errore di predizione è questo o quest'altro, verso risultati appunto più diciamo esplorativi. Quello che diciamo, volevo collegarmi alla credibilità scientifica, perché secondo me lì in realtà ci sono due tipi di aspetti diversi, molto importanti. Uno è capire quello che noi come scienziati non sappiamo, e questo è veramente parte del fatto che la scienza è una disciplina in continua evoluzione. Ma ci sono invece delle cose che noi sappiamo benissimo e invece non vengono comunicate nel modo giusto. E questo non è un problema italiano, è un problema di tutto il mondo. Si è visto ad esempio nel caso delle terapie che sono state portate avanti da Donald Trump con l'idrossiclorochina, no? Quindi ad esempio, cioè il fatto che noi ci sono sostanzialmente teorie che vengono portate avanti senza fondamento scientifico. E quindi quello che noi come scienziati dobbiamo fare è poter comunicare quali sono veramente i dati, qual è l'evidenza che è ad esempio in favore o no di una terapia scientifica. E voglio fare un esempio molto pratico. All'inizio della pandemia in Inghilterra è stato messo su un trial clinico randomizzato che si chiamava Recovery, che ha sostanzialmente
ha sostanzialmente reclutato pazienti e controlli molto velocemente. È stato messo su con sostanzialmente una semplificazione enorme delle procedure di arruolamento dei pazienti, e quello che ha fatto in modo molto semplice, applicando un processo molto semplice ma molto robusto, che è quello del randomized clinical trial, per dire tutte le nuove terapie, inclusa l'idrossiclorochina, che vengono proposte come potenziali trattamenti in base ai loro dati biologici, sono stati testati in maniera rigorosamente scientifica per efficacia. E questo ha permesso ad esempio di dire con certezza che l'idrossiclorochina non funziona, invece ad esempio le terapie che contro questo gene, IL-6, sono molto efficaci. E lì quindi avere sostanzialmente anche strumenti che noi abbiamo che funzionano molto bene, la capacità di muoversi velocemente per implementare questo evidence-based medicine è importantissimo, e questo è il modo in cui poi possiamo usare anche le conoscenze pregresse per muoverci velocemente nel caso di un'emergenza. Lo stesso nel caso della produzione dei vaccini, abbiamo usato 20 anni di conoscenze di base che non erano mai stati applicati, poi nel momento in cui sono venuti utili immediatamente ci siamo mossi per utilizzarle. Ed è questo un po', secondo me, il vantaggio che va comunicato di avere un'infrastruttura medica anche di genomica, ma non solo di genomica attiva, che è quel tipo di conoscenze, di investimenti che magari al momento in cui vanno fatti non hanno un'applicazione medica diretta, ma che generano conoscenze che poi ci permettono appunto di muoversi velocemente. Quindi questa, secondo me, quello che un po' si vede, soprattutto in alcuni paesi, che è un po' mancato, è questa capacità di usare i dati concreti, le conoscenze specifiche e molto robuste che abbiamo anche in modo, poi nelle argomentazioni pubbliche. La capacità proprio di dire questa cosa la sappiamo con certezza, queste altre cose forse dobbiamo ancora studiarle. Ecco. E secondo me, se noi riuscissimo ad avere un po' più di questa capacità di rendere questi argomenti anche molto complessi e accessibili, potremmo anche cercare di chiudere un po' questo gap se volete, di fiducia, anche di sfiducia che si sta verificando. Grazie Nicole. Marco, io approfitto di due spunti proprio dell'ultimo intervento di Nicole, che appunto citava le infrastrutture, quanto è importante investire in infrastrutture e fare investimenti in ricerca per poi poter capitalizzare quando è il momento opportuno. Appunto citava il momento in cui abbiamo dovuto generare dei vaccini in un tempo incredibilmente ristretto, ci siamo riusciti perché gli investimenti e la ricerca era stata fatta in passato. In Human Technopole lo stiamo sperimentando, no? Questa avventura di costruire le infrastrutture. Ti lascio gli ultimi 5 minuti in chiusura prima di salutare i nostri ospiti per l'ultima chiosa appunto su questo aspetto dell'investimento in infrastrutture, quanto è importante, e se vuoi commentare anche tu sull'utilizzo dei dati. Sì, anch'io prendo 3 minuti innanzitutto per ringraziare moltissimo Federico Neresini e Nicole Soranzo di averci regalato la loro presenza per quest'oretta, perché è stata non soltanto interessante per me che ci ho partecipato, ma penso che sia un esempio di quel dialogo orizzontale che è necessario intensificare per uscire sia dalle nostre bolle, sia per costruire la fiducia di cui parlava prima il professor Neresini, che ci vuole un attimo distruggere, ci vuole proprio un sacco di tempo a costruire. Sui dati c'è un elemento paradossale davanti al quale siamo, no? Ne ha parlato tantissimo Nicole di quanto sono importanti i dati ai fini del progredire della conoscenza medica, in particolare di tipo genomico. E il paradosso è il fatto che noi abbiamo imparato collettivamente che i dati sono una fonte inesauribile di ricchezza. Chi è riuscito a farne ricchezza concreta, non soltanto teorica, sono stati un gruppo di aziende private in gambissima, bravissime, che sui dati hanno costruito le aziende più grandi mai esistite nella storia dell'umanità. E invece noi altri inteso come Stato, inteso come pubblico, inteso come la comunità, non siamo ancora stati capaci di raccoglierli per aumentare il benessere collettivo. E io penso che la sfida sia tutta lì,
e che sia una sfida che si compone di due parti. Da un lato quella di fare evolvere anche i nostri sistemi giuridici, perché dobbiamo renderci conto che noi abbiamo un grande patrimonio, ci siamo seduti sopra e non ci facciamo niente. Le aziende private con lo stesso patrimonio, anzi con patrimoni che noi gratis regaliamo alle nostre foto su Facebook, invece stanno facendo delle ricchezze private concentratissime, mentre invece noi che abbiamo una ricchezza pubblica che abbiamo non la usiamo perché abbiamo 1000 timori giuridici e mille ostacoli che derivano da un'era diversa, da un'era in cui questi dati non esistevano. La seconda cosa è che noi abbiamo bisogno di più competenze, perché quel diluvio di dati, come dice giustamente anche Neretini nel libro, il punto l'intelligenza artificiale, il punto non è che l'intelligenza artificiale non è un'invenzione, l'intelligenza artificiale esisteva già 30 anni fa, 40 anni fa, quando giocavamo ai primi videogiochi. Quello che cambia è che oggi abbiamo una tale massa di dati che senza intelligenza artificiale non ci facciamo niente, perché sono incommensurabili per il nostro cervello. Abbiamo bisogno di un software che li legga per noi. Allora, quello che serve è competenze e persone in grado di fare questo lavoro, e per questo è il lavoro che facciamo noi. Noi siamo una nuova infrastruttura di ricerca, abbiamo dei grandi calcolatori, abbiamo dei grandi genetisti, abbiamo dei grandi scienziati computazionali che cosa fanno? Fanno le loro ricerche, ma poi fanno formazione, fanno cultura, insegneranno nuove generazioni a fare questo mestiere, perché ne abbiamo bisogno in maniera diffusa. Il punto non è quello di avere dei piccoli centri di eccellenza, ma di avere degli hub che siano in grado di moltiplicare le competenze in tutto il sistema scientifico. Questa è la nostra missione, quello che cerchiamo di fare, anche diffondendo con occasioni come queste il linguaggio scientifico, il metodo scientifico, diminuendo le aspettative, se vogliamo, e avendo un po' più di responsabilità. Professore, noi aspettiamo il prossimo libro, professore. Così, professore, l'aspettiamo. Speriamo di vederci prima del mio prossimo libro. Sì, sicuramente. Benissimo, io devo dirvi che siamo in chiusura, rimarrei a discutere con voi un'altra ora, però abbiamo terminato il tempo della diretta. Ringrazio i nostri ospiti per essersi prestati a questo dibattito, il secondo di questo primo ciclo di appuntamenti di HT Presents. Vi aspetto a tutti quanti a inizio giugno per la terza puntata. Se siete curiosi, seguiteci sui nostri social per scoprire di che cosa parleremo. E l'ultima volta io ho chiuso con una citazione di Albert Einstein, invece questa volta mi affido a Paul Valéry, che nei suoi quaderni scrisse: il determinismo è il solo modo di rappresentarci il mondo e l'indeterminismo è il solo modo di viverci. Grazie per averci seguiti e alla prossima puntata. Grazie mille a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci.